La nostra sfida era quella di dare un prodotto facilmente reperibile a un prezzo migliore, ma soprattutto più performante rispetto a quello originale. Newfriend posso dire che tra le medie imprese che io conosco è molto evoluta. Siamo in grado di movimentare e tracciare tutto il nostro processo dall'inizio alla fine. Siamo nell'area di accettazione arrivi. Qui ha inizio la storia della produzione dei dischi freno. Il collega ha ritirato in questo momento delle lastre di acciaio 420 che abbiamo importato dal Giappone. La fase successiva all'accettazione arrivi è quella del controllo qualità e del caricamento a sistema della nuova giacenza di acciaio. L'attraversamento delle merci è tutto gestito con barcode, quindi il collega con un lettore di barcode flasherà a conclusione del controllo qualità le lamiere che entrano a far parte dello stock disponibile della materia prima. La storia di Newfriend inizia a metà degli anni 60. Mio papà era allora un rappresentante di lubrificanti di una marca americana. I clienti principali erano contadini, aziende che utilizzavano lubrificanti o olio in generale. Alcuni gli chiedevano: ma tu che sei della città, magari riesci a trovarmi i freni per il mio trattore piuttosto che il mio carro? All'epoca le ganasce venivano rigenerate. La maggior parte delle richieste avvenivano sullo stesso modello di ganascia. Quindi l'idea che lui ha avuto era quella di, anziché far aspettare il cliente una settimana o più per il ritorno della ganascia montata, di fare una fusione, cioè di replicare un prodotto come quello originale, in modo da avere dei pezzi già pronti. Ritirava il vecchio, gli consegnava il nuovo, il cliente non rimaneva fermo, quindi aveva creato una sorta di ricircolo. E da lì è nato tutto. Scoprì che c'era una colla con un forte potere incollante ed ebbe l'idea di provare ad incollare il materiale d'attrito sulla fusione della ganascia. Si attrezzò con una piccolissima linea di microproduzione ed iniziò a proporre le ganasce incollate. Tutti sono poi arrivati a incollare le ganasce e non più ribettarle. Ancora oggi, anche nel mondo delle auto, le ganasce sono incollate, c'è solo quelle degli autocarri che vengono ancora ribettate, ma lì è una questione tecnica. Adesso il sistema ci sta destinando all'area dove noi stocchiamo tutte le lastre di acciaio AISI che utilizziamo per la produzione dei dischi freno, un'area dedicata. Arrivato a destinazione l'operatore posizionerà il prodotto e dovrà dichiarare al sistema di avere posizionato lì il prodotto flashando il barcode del prodotto. Lo stock delle materie prime, soprattutto in questi 2 anni di pandemia, è diventato più consistente. Da questa parte del capannone abbiamo tutti gli spessori che noi utilizziamo, acciaio, DD12 o Ergal, a seconda delle produzioni che dobbiamo fare. Siamo ancora qua nel 2022 a raccontare una storia fatta di innovazione, perché poi le motociclette si sono sviluppate, l'impianto freno è passato dai tamburi ai dischi. Sandro Barbero decise di introdurre le pastiglie. Le prime pastiglie sono nate con la collaborazione di un'azienda del settore auto che ci ha dedicato una piccola linea. Il passo successivo è stato quello dell'introduzione delle frizioni e dei dischi freno. Dapprima con dei subfornitori, quindi progettati, disegnati qui in azienda, e poi sfruttando dei terzisti venivano prodotti esternamente. Quando ci siamo trasferiti in questa sede di Cirie agli inizi del 2000 abbiamo deciso di investire in un impianto di taglio laser, quindi abbiamo portato all'interno la parte principale della produzione dei dischi freno. Siamo nella fase di caricamento delle lastre d'acciaio all'interno dell'impianto di taglio laser. Il collega sta posizionando sulla rastrelliera una serie di fogli che l'impianto da solo prenderà durante la notte per procedere con il taglio che è stato impostato. La macchina avvierà il processo di taglio. In automatico capirà quando ha concluso il taglio su tutta la lastra e a quel punto, scaricando la lastra tagliata, caricherà il foglio successivo. I prodotti di aftermarket, soprattutto negli anni 60, 70, 80, si proponevano sul mercato con un materiale
e una performance, una prestazione superiore a quella che era il prodotto originale. Le case motociclistiche erano più concentrate sulla produzione del veicolo nel suo insieme, quindi c'era spazio per un miglioramento. Nel caso dei freni in particolare, la nostra sfida era quella di dare un prodotto facilmente reperibile a un prezzo migliore, ma soprattutto più performante rispetto a quello originale. La fase successiva a quella del taglio è la fase della tempra. La tempra è un processo a cui viene sottoposto il disco freno appena tagliato, un processo che prevede il riscaldamento ad altissime temperature e il raffreddamento in più fasi, che porterà l'acciaio a raggiungere una durezza sufficiente a che sia resistente durante la frenata. Avendo la Fiat nel nostro territorio, ci sono molte aziende piccole o medio-piccole capaci di trasformare i metalli piuttosto che fare dei trattamenti particolari. Questo ha agevolato molto lo sviluppo dell'azienda. Dopo che il disco temprato è stato verificato dal controllo qualità, il nostro ciclo prevede una fase di verniciatura. La verniciatura la facciamo internamente. Ricopriamo il disco di questa vernice nera che verrà completamente asportata sulle facce, quindi da questo lato e da quello opposto, dalla fase di rettifica. Invece in queste parti di alleggerimento la vernice permarrà e garantirà che nessun punto di ruggine potrà mai intaccare l'acciaio. L'ultima fase della lavorazione della fascia frenante è la rettifica. La rettifica cosa fa? Toglie una parte di materiale, circa 5 decimi, e rende la fascia del disco freno perfettamente planare. La planarità consente al disco di non trasmettere vibrazione all'impianto frenante. Un disco fa come risuonare fino alla leva del freno una minuscola vibrazione che si può innescare semplicemente per una rettifica magari non perfetta. Dunque New Fren ha sviluppato al suo interno capacità di R&D, perché è passata dal semplice copiare al offrire al mercato un prodotto con un suo design, e poi ha portato dentro di sé la capacità industriale, quindi il taglio laser e tutte le parti di finitura del disco freno. Oggi siamo anche fornitori di primo montaggio. Ad esempio sulla Ducati Panigale noi montiamo i dischi frizione, che sono dischi frizione sinterizzati. Abbiamo stretto una collaborazione negli ultimi 2 anni cresciuta notevolmente con Fantic Motor. Ad EICMA hanno presentato il nuovo Caballero 700 che ha i nostri dischi freno, sia l'anteriore che il posteriore. Pregio di Fantic secondo me è di avere fatto la scelta di un prodotto altamente qualitativo e di essere tornata a scegliere un componente made in Italy. Siamo nell'area dello stock dei dischi freno finiti. La collega si sta adesso occupando di fare un picking, quindi di preparare un imballo di una spedizione che andrà destinata al cliente. Come per tutte le altre fasi, lei dichiara in quale posizione si trova al sistema, quindi ha flashato la posizione, dichiara al sistema che cosa esattamente sta prendendo e aspetta che il sistema le dia conferma che lei abbia preso il prodotto corretto, e lo inserisce nella scatola che sarà poi destinata al cliente. Alla fine della ruliera c'è la posizione di pesa. Il sistema si occupa di controllare che il peso dell'imballo sia congruo con il contenuto che dovrebbe avere il pacco, ed in automatico uscirà dal sistema il DDT di invio della merce. Avere una packing list dettagliata del contenuto di ogni collo ci aiuta a rintracciare sempre il prodotto. Questo prodotto sta dando grandi soddisfazioni perché innanzitutto è qualitativo. Si fece la scelta già una decina di anni fa di acquistare la lega di acciaio AISI solo in Giappone. In Giappone si ha la garanzia di una lega pura. Una volta all'anno stacchiamo un ordine in Giappone per tutto l'acciaio che immaginiamo ci servirà nell'anno successivo. Questo modo di procedere ci ha garantito in questi 2 anni di essere sempre pronti a fornire.
10-15 anni fa ci siamo trovati ad affrontare il grosso problema della concorrenza asiatica, non tanto in qualità ma in termini di prezzo. Sulle ganasce freno, che è il prodotto diciamo un po' più povero, la sfida era ardua perché ovviamente combattevamo con produttori con un costo di manodopera molto basso. La scelta era: andiamo anche noi in Oriente o troviamo una soluzione. La soluzione l'abbiamo trovata abbastanza vicino a casa, trasferendo una parte della nostra produzione in Tunisia. Abbiamo aperto un piccolo stabilimento, trasferito giù i macchinari, portato giù le attrezzature. I fornitori sono rimasti gli stessi, le attrezzature sono sempre quelle. Ogni venerdì noi mandiamo giù i semilavorati e le materie prime, il prodotto viene assemblato e finito e ritorna di nuovo nel nostro stabilimento qui di Cirie, pronto per la spedizione. Ha solo 2 giorni di nave, quindi questo è un vantaggio che con la pandemia è tornato ad essere un super vantaggio, perché noi abbiamo una movimentazione veloce delle merci. Ci siamo poi trovati a soddisfare le richieste del mercato non appena si è riaperto, perché noi avevamo il materiale disponibile. Ci troviamo adesso nell'area dell'archivio documentale e di prodotto di tutto ciò che noi studiamo, progettiamo e quindi produciamo. In questi archivi sono conservati il disegno che è stato validato e fisicamente le parti che sono state rilevate e la prima parte che è stata prodotta. Abbiamo anche una parte documentale che sono i disegni tecnici delle ganasce freno che sono stati realizzati a china sulla carta particolare. Questa è la storia del disegno tecnico. Poi c'è anche la parte di archivio fisico, che è tutta quella che è alle mie spalle, dove conserviamo, nel caso delle ganasce freno, anche il tamburo della ruota dove la ganascia freno viene installata, perché se ci segnalassero che la nostra ganascia ad esempio ha un problema dimensionale, noi saremmo in grado di controllare dove lei va a lavorare e se lavora correttamente. Quindi di tutte le ganasce freno, che sono centinaia di codici, noi abbiamo proprio tutte le parti che ci consentono di fare un controllo dimensionale preciso. Oggi New Fren è l'unica nel mondo europeo continentale a costruire ganasce freno, perché per 60 anni ha prodotto stampi che sono stampi molto costosi, perché la fusione della ganascia a freno nasce da una pressofusione. Noi abbiamo praticamente a disposizione a catalogo l'intera gamma di ganasce freno di moto dagli anni 50 e 60 ad oggi, e l'intera gamma di pastiglie freno per tutti i tipi di moto di qualunque categoria. Frizioni, credo che siamo i più completi al mondo come gamma e disponibilità, non solo nei modelli ma anche nelle versioni, e una discreta gamma nei dischi freno. Siamo lieti di offrire un prodotto che è sempre un prodotto abbastanza speciale, seppure altamente qualitativo e a livello delle aspettative e delle performance richieste dai veicoli nuovi, perché l'industria del motociclo si sviluppa e richiede sempre performance adeguate. New Fren è anche racing. Racing per passione. Quello è il luogo dove noi testiamo i prodotti che abbiamo internamente sviluppato con i nostri ingegneri. Di esempi ne potrei avere un'infinità, a partire dall'esordio di Cairoli, che montava i nostri dischi freno, fino a Carlos Checa, che ha vinto in Superbike con i nostri dischi frizione. Ad esempio, questo è un disco frizione sinterizzato che Checa portava all'epoca nel racing e che oggi Panigale monta in primo montaggio. Abbiamo fatto esperienze con i dischi frizione d'acciaio. Quando è nata la Moto 3, i motori Honda avevano dei problemi con la durezza dei dischi frizione e noi abbiamo sviluppato questo nuovo disco un po' usando la tecnologia dei dischi freno. L'abbiamo omologato presso la Federazione Internazionale e ancora oggi i team Moto 3 usano questi dischi frizione. Questo ad esempio è un disco flottante che quest'anno è stato portato in pista con le Ducati nel Mondiale Supersport. È una versione che è stata resa speciale perché nel racing loro hanno una colorazione mozzetto rossa, però l'utilizzatore che acquista il nostro disco freno al negozio è certo di acquistare ciò che poi è andato anche a velocità elevate nei campi gara.
La nostra nuova linea presentata ad EICMA di pastiglie freno è stata sviluppata e studiata in questi 2 anni, una gamma organica leggermente rivista, un po' più performante rispetto alla precedente, mentre sul sinterizzato abbiamo dato una particolare attenzione al rodaggio della pastiglia, applicando un layer sulla superficie del materiale d'attrito colorato per differenziare le linee fuoristrada, strada e touring, che non è solo una questione estetica di colore, ma è un particolare materiale che agevola la velocità del rodaggio della pastiglia. La miscela di questa vernice contiene dei materiali leggermente abrasivi. Dunque, quando si installa il set di pastiglie nuove, la faccia del disco viene ripulita dal materiale d'attrito lasciato dalla pastiglia precedente. Quindi la prima fase di accoppiamento, perché è sempre accoppiamento tra pastiglia e disco, è agevolata. Emoto.it avrà una linea speciale perché abbiamo pensato di dedicarvi delle pastiglie freno con un colore speciale, color oro, che è solo vostro perché non appartiene alle linee che stiamo lanciando. Newframe fra 10 anni sarà un'azienda sempre al passo coi tempi, come lo è sempre stata. Stiamo puntando sulla mobilità alternativa, presentando una gamma di pastiglie di dischi freno per biciclette e bike che saranno presto disponibili sul mercato.